Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 27 maggio al 3 giugno, benvenuti ad una settimana in cui ci sono dei transiti, c'è una croce fissa interessante. Questa settimana non abbiamo new entry, sì, diciamo di eventi astrologici, cioè di ingresso di pianeti nei segni. Questo accadrà diciamo a più riprese nella prossima settimana, proprio già dall'inizio, già dal giorno 4, ma in questa settimana c'è un'opposizione che dura già dalla scorsa di Marte in Leone ai primissimi gradi, opposto a Plutone retrogrado, quadrato al nodo nord e a Giove, e nella giornata diciamo del 1 giugno ci sarà anche una luna crescente, non piena ma a ridosso della luna piena in Scorpione, quindi una luna crescente in Scorpione che andrà a completare diciamo la croce dei segni fissi e quindi si mette in moto, no? Una macchina particolare. I segni fissi hanno la qualità di stabilizzare le situazioni, di bloccarle un attimo, no? Di renderle un attimo inamovibili per farci rimanere lì e farci guardare le cose come stanno. Per questo chi spesso ha valori importanti in Toro, in Leone, in Scorpione e in Acquario, no? A volte dice sono impantanato, non riesco a muovermi, non ce la faccio, sono bloccato, perché nell'energia di questi segni c'è proprio la qualità di sedimentare qualcosa per farcela, cioè finché non la vediamo praticamente non ci muoviamo, finché non la consapevolizziamo e non la trasformiamo non possiamo muoverci più di tanto, perché il compito di quel segno è proprio di sistemare qualcosa in loco, quindi in stabilità e non in movimento, a differenza invece dei segni cardinali che nominiamo sempre, perché insomma siamo appena usciti da delle croci interessantissime, perché abbiamo avuto per esempio Giove in Ariete che si è quadrato a Plutone, c'è stato Marte in Cancro. I segni cardinali, che sono l'Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno, hanno la qualità di innescare un cambiamento, di dare inizio ad una nuova fase o di concluderla. Ovviamente l'Ariete solitamente inizia, il Capricorno, che è figlio di Saturno, la porta a conclusione. Poi ovviamente ci sono i segni mobili che hanno altre funzioni ma non meno importanti. Essi sono i gemelli, la Vergine, il Sagittario ed i Pesci, ed hanno invece, al contrario dei segni fissi, la qualità della flessibilità. Quindi dopo che il segno fisso ci ha insegnato a radicarci in una situazione, quindi a rimanere volenti o nolenti e a gestirla, quindi a non fuggire, poi ovviamente il secondo step è quello di imparare la flessibilità, il movimento, lo spirito di adattamento ad una situazione, ovviamente non prima di averla compresa, altrimenti sarebbe un adattamento non consapevole. E quindi approfitto per rispondere a delle osservazioni interessanti che mi sono state fatte, credo, su Instagram. C'è una ragazza che mi ha detto la scorsa settimana, mi ha fatto notare che nel giro di 48 ore, di un paio di giorni, aveva assistito a degli incendi, forse ad un pullman in autostrada, ovviamente senza feriti fortunatamente, insomma forse si era infiammata, c'era stato un incendio in un'azienda, e mi chiedeva, aveva capito che c'era qualcosa nell'aria e argutamente mi chiedeva cosa potesse essere. In quei giorni c'era la Luna in Leone congiunta a Marte, vi dico le giornate esatte, 25 e 26 maggio, nello specifico la sera del 24, nello specifico, sì, assolutamente, diciamo dalla seconda parte della giornata del 24 maggio e del 25, c'erano la Luna in Leone su Marte opposti a Plutone retrogrado. Allora, innanzitutto quando c'è Marte in Leone, il caldo, il calore, le fiamme, si alza proprio questo tasso di energia, no? Proprio si va nel caldo. Poi voi vedrete che dal 10 luglio ipoteticamente le temperature, quando Marte entrerà nel segno della Vergine,
si faranno un pochino più umane, quindi ipoteticamente dal 10 giugno più o meno, giorno in cui Plutone uscirà dall'Acquario, quindi smetterà di offrire questa opposizione a Marte in Leone, le temperature dal 10 giugno al 10 luglio tecnicamente dovrebbero essere torride, quindi è proprio Marte che entra nel segno del fuoco più plateale che ci sia, perché poi insomma ci sono anche l'Ariete e il Sagittario, ma nel Leone c'è proprio la platea, un leone che è stato alimentato dalla Luna nel segno del Leone, quindi energia di fuoco proprio plateale opposta a Plutone, quindi qualcosa si è inceppato in alcuni meccanismi, quelli che non erano ovviamente, non tutti ragazzi, non siamo tutti sottoposti ad una pericolosità. Le opposizioni e i transiti sfidanti ci fanno vedere dove il meccanismo non è oliato, cioè dove c'è qualcosa di inceppato che l'essere umano non corre a riparare, ok? Quindi sapete, Plutone è la convenienza, sono le cose nascoste che vabbè, se non lo sa nessuno va bene, ci sono molti pullman che a volte sono irregolari, no? Partite, fate questa cosa, si nicchia per tornaconto, un Plutone in Acquario per il proprio tornaconto può far fare queste cose, poi arriva Marte, arriva Giove e manifesta qualcosa che era già in essere, quindi tutte le persone che sono scrupolose non hanno da temere, insomma, scrupolose, attente e in presenza non hanno da temere. Quando si sta invece molto nella disattenzione, nel caos, non si seguono le regole, è lì che bisogna, diciamo, temere il transito dissonante, perché il transito dissonante non ha altra funzione che quella di insegnarci a riportare ordine laddove ci siamo dimenticati di portarlo, quindi fondamentalmente c'è questa cosa. Ultima cosa, viste le dissonanze e i segni fissi, potrebbero esserci delle ulteriori novità e degli sviluppi per quanto riguarda la guerra in Ucraina, tra Russia e Ucraina, soprattutto perché Zelensky è del segno dell'Acquario e ha Marte opposto, e potrebbe esserci anche qualche ruolo degli Stati Uniti d'America, perché il presidente degli Stati Uniti è uno Scorpione che ha un'opposizione di Giove e Urano contro il Sole, quindi potrebbero esserci degli avvicendamenti che magari non gli tornano comodi. Questo è lo scenario politico di questo momento e vediamo che cosa accade. Soprattutto poi le lune portano a galla quello che magari loro sanno, ma ovviamente negli organi di stampa non viene tramite organi di stampa non viene diffuso, e quindi poi con le lune piene, con le lune nuove, a volte insomma le notizie arrivano a galla, quindi bene o male si stanno muovendo. Ovviamente poi c'è l'economia con Giove in Toro ed Urano in Toro, Nodo Nord in Toro, quindi ragazzi aspettiamoci prima del 19 luglio qualche novità economica che ovviamente è stata organizzata, innescata, promulgata o comunque lavorata sotto traccia da molto tempo, da almeno un anno e mezzo, se non di più, quindi aspettiamoci anche qualche novità nel sistema economico, nelle transazioni, nelle questioni finanziarie, nelle banche e sugli immobili e sulle case, quindi anche leggi diverse. E quindi insomma questa è una settimana sfidante, c'è questa opposizione nella giornata, c'è questa croce nella giornata del 1° giugno, ma tutta la settimana vedrà questa opposizione di Plutone a Marte, e vediamo che cosa ci porta segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, voi godete già del favore di Marte. Marte, il vostro governatore, è a favore da diversi giorni, dal 20 maggio, lo sarà fino al 10 luglio, quindi comunque voi sapete che siete in fortissima ripresa, ok? Questo vale per chi ha la Luna, per chi ha l'ascendente, per chi ha il Sole, per chi ha uno stellium in Ariete, anche per chi ha Marte in Ariete, Venere in Ariete, qualsiasi parte del vostro tema natale che sia governato, no, dall'energia di Marte e cada nel segno dell'Ariete, non ha
che da godere di questo transito, quindi l'energia progressivamente ogni giorno sale, ovviamente finché c'è questa opposizione di Plutone e Giove voi sentite un'energia, una pressione interna che sale, si inizia a vedere la luce fuori dal tunnel per chi era veramente giù. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche nel video di Giove in Toro che potete vedere tutti, e cioè che ci sono degli arieti che dall'ultimo transito di Giove, che è durato un anno, hanno recepito l'energia in maniera diversa, perché dipende da come ci arriviamo, dalle condizioni in cui stiamo. Se siamo giù perché non siamo riusciti a risollevarci dalle sfide, magari delle opposizioni, dalle dissonanze di Saturno in Capricorno, se siamo giù con Giove in Ariete, diciamo che si creano semplicemente i presupposti per riavere voglia di fare una vita diversa, no? Quindi è un nuovo inizio che però magari rimane nel concetto. Ma intanto si riacquista già la forza di sperare del domani, e questo significa già che stiamo chiudendo con un passato scomodo. C'è chi stava meglio, vuoi per il tema natale, vuoi perché si è fatto aiutare. Ragazzi, quando ci aiutano, quando ci affidiamo ad un professionista perché siamo molto giù, questi professionisti ci aiutano a mettere semplicemente le cose in ordine. Ok? La parola d'ordine è l'ordine. Per risolvere la propria vita, la parola d'ordine è mettere ordine nelle proprie cose. Quando noi eliminiamo il caos e iniziamo a rimettere le cose al loro posto, a dare le etichette, dare il nome giusto alle scelte che abbiamo fatto, che io vedo che a volte anche i termini e le definizioni non vengono usati in maniera appropriata, e questo fa sì che si creino ulteriori confusioni. Se uno riesce a mettere ordine nella propria vita, come per magia, l'energia inizia a rifluire, perché il caos, quando non è momentaneo, alla lunga genera soltanto dispersione. Per quello voi che avete una grande energia, una grande potenza e dovete avere forza per gli inizi, avete no, il compito di gestire questa Ferrari che vi è stata data, imparando a farlo, quindi seguendo delle regole e facendovi anche insegnare quali sono queste regole. Quindi c'è chi sta vedendo la luce fuori dal tunnel, c'è chi la luce la sta raggiungendo. Con Marte ci sono ulteriori miglioramenti, quindi se non c'era l'amore c'è chi inizia a riguardarsi intorno, c'è chi addirittura ha già accettato un invito, ha trovato una persona di suo gradimento, si sta divertendo molto. A seconda dello step in cui stavate, Marte vi ha regalato qualcosa, e ovviamente questo qualcosa è soltanto agli inizi, quindi giorno per giorno voi registrerete un netto miglioramento. Vi do la buona notizia: avrete dal 3 o dal 5 giugno, confondo la Luna con la Venere, insomma dalla prima settimana di giugno ci sarà, quindi dalla prossima settimana ci sarà anche Venere nel segno del Leone per ben 5 mesi, e quindi l'amore, la fortuna, amore, fortuna, energia per voi saranno veramente distribuiti con una certa abbondanza. Questa settimana c'è giusto da scardinare qualcosa, o meglio da risolvere appunto delle energie, perché mentre la voglia di divertirvi, la passione, la voglia di magari andare in vacanza, di regalarvi delle cose, di coccolarvi, l'amore per voi stessi, l'amore per riprendere a ruggire come piace a voi, per essere al centro della platea, per riprendervi la ribalta, è fortissima. Di contro, o c'è un team, un'amicizia, una persona sola o un gruppo di persone che in qualche modo vi ostacolano, o ostacolare forse è una parola che prevede una consapevolezza, diciamo, più già focalizzata. Forse sentite che c'è qualcuno che non collabora e che di fronte a questo ruggito di forza e di esuberanza mina in qualche modo no? Le vostre come dire, la vostra vitalità, che forse viene percepita come intemperanza, o
sono gli altri che generano, che cercano di ostacolare inconsapevolmente anche ragazzi, che rappresentano una dispersione di energia che voi recepite come un ostacolo da superare in qualche modo, proprio a livello energetico, per esprimervi a 360 gradi, o si tratta di un progetto, di un lavoro in team. Quindi è probabile anche che stiate collaborando con qualcuno, che abbiate annesso uno stagista, una persona che sta lavorando per voi, oppure state lavorando in un team, vi hanno messo in una nuova classe, state facendo un progetto e in qualche modo questa cosa, questo vostro dover rendere conto agli altri, questo vostro dover dare energia agli altri, anche per impegni forse presi in precedenza o anche per un imprevisto, magari portato dalle lune della settimana scorsa, vi sta in qualche modo impedendo o comunque limitando tutta questa voglia di amore. Potrebbe anche accadere che voi abbiate dei grandi progetti e che qualcuno ve li butti giù. Cioè in questo momento dovete capire probabilmente chi ascoltare, se voi stessi, se la sorte che vi sta prospettando qualcosa o se quelle vocine che avete all'esterno che in qualche modo vi dicono di attendere. La settimana prossima ci saranno sicuramente delle schiarite, quindi se potete darvi il tempo di indagare, no? di valutare le cose, potrebbero esserci dei giorni migliori, soprattutto perché nelle giornate dell'1, del 2, con quella croce precisa, ci sarà proprio quel blocco dato dai segni fissi, che è quel momento di massima durezza prima che il nodo si sciolga, nel quale probabilmente stare nel sentire, ascoltarvi e vedere le cose che accadono fuori come un film, o anche scrivere, che fa tantissimo, vi potrebbe far avere una chiarezza migliore rispetto a questi progetti, a questa voglia di esuberanza che voi avete e che in questo momento sembra non potersi esprimere a 360 gradi. L'ultima chicca che vi do: l'amore. Potreste aver avuto una nuova passione o potreste aver avuto un ritorno di qualcuno o essere in odore del ritorno di qualcuno. Insomma, c'è un amore, una passione, un sentimento passionale molto presenti e forse all'esterno vi segano le gambe o non li potete vivere liberamente perché per qualche forma di ostacolo. Anche in questo caso valutate nelle giornate dell'1 e del 2 il massimo, no, della tensione di questa croce, vedete che cosa accade, ascoltatevi, tenete un diario, vedete come vanno gli eventi, perché scrivere aiuta anche a non prenderci in giro e a dover dare un nome quanto più fedele possibile alla realtà alle cose. Quindi se un amico ci inganna, a un certo punto sarete in grado di scriverlo, mentre quando si riflette, ma forse sì, ma forse no. Cercate di scrivere, perché mettere nero su bianco aiuta a fare chiarezza e la chiarezza è la base di ogni risoluzione. Dalla settimana prossima anche le vicende sentimentali avranno una scioltezza diversa e insomma si andrà verso la grande soddisfazione. Un grandissimo bacio, fatemi sapere nei commenti se scrivendo trovate una quadra migliore di quella di questa settimana. Un bacio grande. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, insomma voi da quando Giove è entrato nel vostro segno cercate l'inebriante bellezza dell'amore, della bella vita e insomma un ristoro. Voi cercate insistentemente un ristoro dopo le grandi stanchezze degli ultimi 3 anni. Fatto sta che con Marte il Leone, con l'ingresso di Marte il Leone e unite con l'ingresso di Venere, il vostro governatore, in Leone dalla prossima settimana, la famiglia, la casa, gli immobili saranno una dominante fissa del prossimo mese. Quindi lo sforzo grande che il Toro deve fare, ovviamente il Toro da luglio avrà dei momenti strepitosi,
Ovviamente Giove vi protegge sempre, questo lo faccio per rispondere a tutti gli amici del Toro che dicono ma scusami, abbiamo Giove in Toro. Che non dovrebbe essere una protezione a 360 gradi. Giove in Toro è sicuramente un grande ombrellone sotto cui ripararsi in caso di pioggia o di sole troppo forte, ma ovviamente le vicende della vita e le crocifisse si devono comunque risolvere, anzi Giove è quell'anno benefico in cui si riescono a risolvere tutte le cose magari degli ultimi 3 anni, che si erano inceppate negli ultimi 3 anni, ovviamente con uno sforzo. È probabile che tra di voi ci siano, no? Il Toro è molto legato alla materia, agli immobili, ai progetti, no? Ai trasferimenti, le cose, le questioni finanziarie, gli investimenti, quindi è probabile che tra di voi ci siano varie persone che magari negli ultimi 3 anni abbiano fatto degli investimenti sbagliati, abbiano avuto delle transazioni immobiliari importanti che vanno ancora sistemate, qualcosa si è arenato, ristrutturazioni impallate, insomma tutto un po' appeso. Questa settimana e ovviamente fino a, anche nella prossima, insomma anche in questo mese, anche se voi vi volete riposare e probabilmente Giove vi consentirà di dare una botta alla botte e una al cerchio, anche se voi avete bisogno di riprendervi voi stessi, ci sono dei doveri che chiamano ancora, però come abbiamo già detto nella settimana precedente, qui c'è l'altissimo potenziale di risolvere le cose che si erano arenate nell'estate del 2021-2022. All'epoca l'abbiamo già detto, Marte e Leone fu bloccato da Saturno nell'estate del 2021, quindi un progetto che doveva partire urgente è morto lì per questioni di leggi, di tempistiche, di mancate autorizzazioni, di professionisti che non erano tali, insomma di tutto un marasma di cose. Adesso con Giove è chiaro che le cose ripartono, bisogna, prima di lanciarsi verso questa crociera che potrebbe essere, questa modalità crociera, vacanza proprio, che potrebbe essere il 2023-2024, bisogna sistemare tutte quelle cose che si erano arenate. Quindi insomma, adesso possono ripartire quei progetti, quindi la casa, la famiglia vi tengono, le ristrutturazioni, gli immobili, i traslochi, vi tengono concentrati qui. Ci sono, ovviamente dicevamo che c'è, come dicevamo nell'introduzione, questa settimana c'è giusto da scardinare una cosuccia che sarebbe Marte in Leone quadrato a Giove, quindi abbiamo già detto Giove la voglia di mettersi in modalità vacanza. Marte e Leone sono i doveri, una cosa che era in essere da tempo, non si era mai verificata e adesso diventa platealmente attiva, perché Marte, che è la forza, che è la guerra, è entrato nel segno del Leone, che è il più plateale che ci sia, quindi adesso bisogna proprio farla questa cosa e rimboccarsi le maniche. E Marte è opposto a Plutone in Acquario. Ancora ci sono volontà esterne alla vostra da adattare ogni giorno, work in progress, perché quel Plutone rappresenta in Acquario, rappresenta gli altri, le possibilità che ormai ci sono rispetto magari a 2 anni fa, quindi il campo non è completamente bloccato, ma bisogna ancora procedere con flessibilità. Quindi bisogna stare, bisogna risolvere e non si può avere tutto quello che Marte in Leone e Giove in Toro vi vogliono con arroganza, perché questi sono 2 pianeti che quando si uniscono e si scontrano danno boria, baldanza, voglio tutto, no? Sembrano i protagonisti del film della grande bellezza. Quelli mi hanno fatto molto pensare a una quadratura Leone-Toro, di valori Leone-Toro, soprattutto Tony Servillo, il personaggio che era Gambardella se non sbaglio. Quindi c'è ancora, nonostante la baldanza, la voglia di riprendersi tutto quello che volete, che è vostro, c'è ancora la necessità di fare uno slalom tra le concessioni, le volontà, le possibilità di altre persone
Il 10 giugno questa cosa si toglie, quindi avrete risolto evidentemente delle questioni pratiche. Questa settimana ci sono le giornate dell'1, primo giugno e 2, dove si crea per voi, amici del Toro, una croce, perché ci sarà Giove e nodo nord, quindi no, il destino che si presenta. Quadrati a Marte, quadrati dissonanti a Plutone in Acquario retrogrado e la Luna, scusate, la Luna in Scorpione che ovviamente opporrà Giove. Quindi si crea questa croce, c'è questo step, questo blocco. I pianeti fissi hanno una croce di pianeti fissi, Toro, Leone, Scorpione, Acquario, che vi cristallizza lì per prendere coscienza di quello che si può fare, di quello che non è il caso di fare. State con voi stessi, non fuggite. Queste 48 ore di presa di coscienza, scrivete. Se non avete modo di rivolgervi ad un professionista, scrivete, perché mettere in ordine gli ultimi stralci di caos che vengono dal 2021-2022 con la scrittura è un modo molto pratico, perché bisognerà per forza dare un nome alle cose, no? Bisognerà per forza mettere nero su bianco con definizioni quanto più veritiere, perché sennò uno che scrive a fare, scrive per dirsi balle, è una cosa che non avviene con la scrittura. La scrittura è uno strumento di verità. Scrivete mentre definite, descrivete l'andamento degli eventi, la situazione, quello che pensate voi, quello che vogliono gli altri. Improvvisamente la realtà vi apparirà diversa da quella che avevate interpretato voi, e nero su bianco le cose acquisteranno un sapore così diverso che potrete poi prendere nelle giornate del 3 e 4, con la Luna in Vergine trigono a Giove, prendere delle decisioni, no? E un indirizzo probabilmente diverso, ok? Quindi, e poi poi ci sarà l'ingresso di Venere Leone la prossima settimana, e quindi le cose verranno fatte anche con amore, seppur con voglia di non accontentarsi, perché qui uno dei problemi del Toro, che arriva affamato di emozioni, di serenità, di vita, di pace, di tranquillità, di amore, di benessere e anche di denaro, dopo aver dato tanto, il problema sarà magari, nei primi mesi del transito, accontentarlo e non farlo, come dire, non fargli prendere non fargli fare una buffata che probabilmente adesso è controproducente. Quindi morigeratezza in questo mese di giugno. Poi le cose, anche se appunto la fame emotiva, il bisogno di recuperare degli amici del Toro, dell'ascendente Toro, delle lune in Toro, delle Venere in Toro e tanto, morigeratezza, poi potrete andare veramente con una modalità, ragazzi, dal 10 Plutone torna a vostro favore, poi ci entrerà Marte, insomma, no? Le cose vanno fantasticamente. Quindi poi insomma Giove avrà tutto il tempo di esprimersi. Entrate nell'ottica che nel primo ingresso di Giove in Toro vi viene data la possibilità di risolvere delle magagne che erano rimaste in sospeso. L'amore andrà alla grandissima a partire da luglio. Adesso insomma c'è da conciliare il vostro bisogno d'affetto con anche una voglia di protagonismo, no? O vostro o del partner, che potrebbero anche in questo caso dover trovare un'unità, un'integrazione, quindi possono esserci delle lievi tensioncine. Occhio alla gelosia nelle giornate dell'1 e del 2, poi insomma io vi ripeto, la settimana prossima inizierà ad avere un sapore diverso. Approfitto del segno del Toro per lanciare una chicca a tutte le persone che mi hanno scritto: ma chi ha Venere nel segno del Toro, Giove che passa, cosa porterà? Porterà svolte sentimentali, ragazzi.
porterà svolte sentimentali o novità riguardo alle persone a cui voi volete bene, sia partner che familiari o amici stretti, e quindi tutte quelle persone che voi ritenete parte della vostra famiglia. Per quanto riguarda quindi gente che si sposa, che va a convivere, che diventa genitore, chi si lascia, chi parte, no? Un momento di fortuna, di cambiamenti e di svolte. Ricordiamoci sempre che c'è Urano. Nello specifico la svolta portata da Giove congiunto a Venere, Giove congiunto ad Urano sulla vostra Venere, che è il pianeta degli affetti e dell'amore, può portare ad esito definitivo una situazione sentimentale. Quindi se vi siete lasciati o dimenticate il passato o la persona ritorna, come dire, sotto una nuova veste rinnovata, potete decidere di far evolvere la relazione, quindi sposarvi, andare a convivere, diventare genitori, no? Ci deve essere per forza un cambiamento, oppure chi si è stancato di quello che ha può regalarsi la libertà, aprire la porta del recinto e trovare qualcos'altro. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri propositi. Un grande bacio, ci sentiamo la prossima settimana e passiamo al segno dei Gemelli. Buona settimana a tutti. Cari amici dei Gemelli, cari amici con l'ascendente Gemelli, ma quanto ruggite, ma che voce grossa che state facendo in questi giorni, da quando Marte è entrato nel segno del Leone, che vi sentite ancora come se vi avessero dato un megafono. Avete voglia di non mandarle a dire, avete voglia di affrontare platealmente qualcuno o qualcosa, siete diventati più diretti, un pelo meno diplomatici, ma soprattutto una discussione con voi è un ring di pugilato, perché insomma ci avete ragione, parlate troppo, parlate tantissimo, quindi avvisate tutte le persone che abbiano relazioni sentimentali con un Gemelli, che abbiano un Gemelli al lavoro, come collega, come socio, insomma adesso parlano loro, no? Non bisogna prenderli di petto, anche perché insomma facciamoli sfogare, ecco. Hanno avuto l'opposizione, hanno avuto il trigono di Saturno in Acquario, che insomma li ha portati per 3 anni, vi ha sfiancati amici dei Gemelli ad ascoltare quello che dicevano gli altri, gli insegnamenti che dicevano gli altri. Adesso vi sentite un po' maestri e andate via, andate in pubblico alla ribalta. Ovviamente per chi lavora nella comunicazione, per chi è venditore, per chi lavora sui mezzi di trasporto, questo è un momento molto produttivo, molto impegnativo per chi deve fare gli esami. Ragazzi, questo, allora, innanzitutto se siete dei Gemelli e studiate, date tutto quello che potete, anche se probabilmente inizierà a fare molto caldo, anche proprio a causa di Marte e Leone, entro il 10 luglio potreste veramente, mandate curriculum, fate gli esami, fate le prove. Questo è un momento fantastico, vi dirò di più. Dalla prossima settimana, dal giorno 3, adesso ve lo devo proprio vedere perché sto confondendo, dal giorno 3 giugno, non è vero niente ragazzi, dal giorno 5 giugno, avrete a favore anche la Venere per ben 5 mesi. Questo è un momento d'oro per le comunicazioni, per parlare con qualcuno, per affrontare, per chiarire, per chiedere scusa, per sedurre una persona. Questo è un momento in cui la vostra favella, anche se il vostro governatore è ancora nel segno del Toro, questo è un momento fantastico. Non vi dico il momento di grazia, devo spoilerarvelo perché siete stanchi. L'11 giugno Mercurio entrerà in Gemelli, farà dei transiti strepitosi con Venere e Marte, lì proprio pioveranno grazie divine, legate proprio ai contatti, alla comunicazione, alle proposte, alle decisioni, alle risposte a graduatorie, alle notizie, agli incontri, alla macchina, all'investimento su qualcosa, ai viaggi. Questo è un momento d'oro. Voi considerate questa finestra, perché già è un momento buono con Marte a favore, da adesso fino al 10 luglio lanciatevi. Dalla prossima settimana ancora meglio. Chi può aspettare, chi può programmare, dalla prossima settimana fino al 10-11 luglio osate, ma soprattutto fate esami, mandate quei curriculum, contattate quelle persone.
questo è un momento fantastico. La prima decade è benedetta anche da Plutone, anche se secondo me, scrivetemelo nei commenti, un'area di trasformazione la sentono anche la seconda e la terza dei Gemelli. Perché? Perché quando un pianeta entra in un segno e quando esce, quindi colpo di testa e colpo di coda, sono talmente forti, talmente inebrianti, è come se si spalancasse una porta che poi fa entrare un'energia che copre un po' tutto il segno, per cui anche le decadi successive sentono quella trasformazione, quelle fortune, quel cambiamento, quei favori della sorte, come se la ruota iniziasse finalmente a girare. Questo fatemelo sapere nei commenti, perché si sbloccano cose. Per me Plutone in Acquario fa bene anche a seconda e terza decade, la prima è in vantaggissimo perché magari ne risente in maniera particolarmente intensa. Va bene l'amore, andrà bene ancora meglio dalla prossima settimana, avrete 5 mesi di amore inebriante, quindi chi ha problemi di coppia troverà una distensione, chi invece negli ultimi 2 mesi, insomma, tra Marte in Cancro e Venere in Cancro ci sono state un sacco di emotività e incomprensioni e battibecchi. L'amore torna per chi ha avuto delle discussioni, arriva il nuovo per chi ha bisogno di nuovo. Io vi auguro di essere capaci di lasciare andare quello che vi fa male e di acquisire quello che vi fa bene con questi ottimi transiti di Venere e di Marte. Tra l'altro protratti nel tempo perché Venere sarà 5 mesi a favore. Vi ricordo sempre, come abbiamo già detto nel video di Giove in Toro, che il Gemelli in questo anno, visto che il Giove si congiungerà ad Urano, avrà la possibilità di liberarsi di cocciutaggini, idee fisse, convinzioni, di situazioni vecchie, di quelle regole auree che vi tengono bloccati nel passato, una vecchia mentalità che vi è di ostacolo, perché ovviamente i pianeti in Toro, Giove farà vedere quello che Urano in Toro, è afflitto, ha creato delle vi ha chiusi in una torre d'avorio, in alcune certezze che sono illusorie, di cui non avete bisogno. Quindi io vi auguro che Giove, unito a questi bellissimi transiti nel segno del Leone, vi diano la forza di liberarvi di quello che vi fa veramente male e di far entrare quello che vi fa assolutamente bene, nell'ottica che insomma l'anno prossimo Giove in Gemelli farà sbocciare i semi introdotti nel terreno, seminati adesso con il transito quindi di Giove in Toro. Giove in Gemelli farà sbocciare il terreno arato e coltivato da Giove in Toro. Quindi lanciatevi, e se peccate già di voce grossa, di arroganza, se già ve lo dicono troppo, allora con questo Marte potreste esagerare ancora un po', perché magari avete già un Marte e Leone o avete delle dissonanze nel tema natale, quindi sappiate che la vostra energia è raddoppiata con il ritorno di Marte e Leone, quindi monitoratevi. Nel caso in cui l'energia fosse raddoppiata, quindi nel caso in cui esageraste un pochino a far la voce grossa, magari a volere l'ultima parola, che insomma il Gemelli un po' ce l'ha questa cosa per tutto un discorso del suo oroscopo zodiacale, allora sappiate che patirete dell'opposizione di Marte e Leone con Plutone in Acquario, nel senso che avrete immediatamente consapevolezza che quella cosa è controproducente, perché probabilmente vedrete che sempre meno persone vi ascolteranno. Ok? Può accadere questo, cioè di esagerare, non riuscire ad avere l'attenzione degli altri, ma anzi a perderla, ad avere l'approvazione degli altri, che è una cosa a cui voi tenete particolarmente. Quindi se cedete, siate equilibrati nella gestione di questa cosa. Se siete degli studenti, lanciatevi perché il momento è fortunato, ma non mettetevi in competizione, non cercate di strafare e di provocare rispetto ai superiori, ok?
sappiate stare nel vostro ruolo, perché l'opposizione di quel Plutone a Marte potrebbe, ecco, presentare il conto. Le giornate dell'1 e del 2 con la Croce, Scorpione, Toro possono essere un po' conflittuali, ma voi che siete figli di Mercurio, se scriveste, no, e metteste nero su bianco quello che vi si agita dentro, avreste degli ulteriori sblocchi, perché quelle sono veramente 2 giornate nelle quali stare in presenza e vedere quello che si agita dentro e fuori, perché è come se il tempo un po' si fermasse e fossimo obbligati a prendere coscienza di qualcosa e poi si riaprono le danze. Quindi un grandissimo bacio, fatemi sapere nei commenti che cosa state combinando e quali fortune vi porta Marte e Leone. Un grandissimo in bocca al lupo e vi aspetto nei commenti. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, benvenuti alla settimana dal 27 maggio al 3 giugno. Nel cielo si crea una croce fissa data da Giove in Toro congiunto al nodo nord, Marte e Leone, quadrata a Marte e Leone, quadrati opposti a Plutone in Acquario, e nelle giornate, diciamo, del primo giugno, anche 2, con la Luna in Scorpione, la croce è completa. Ma per voi il gioco continua. Continua perché questa è l'ultima settimana in cui avete Venere nel segno, quindi sul Sole, sull'ascendente, sulla Luna, se avete la Luna in Cancro, quindi Venere forma un punto di talete, cioè riesce quella Venere in Cancro a creare un'armonia benefica anche nella croce di segni fissi, che non è un segno della croce come a dire, insomma, che c'è qualcosa di negativo. È un appuntamento con gli elementi fissi, è un immobilismo, diciamo, dell'energia, è una sfida di 4 punti per vedere cosa deve switchare, andare avanti oppure no, quindi è una sorta di esame, di duello, di punto della situazione, di commissione che si raduna per definire, si raduna nel cielo, e quindi per definire ciò che può andare avanti tra ciò che non ha le fondamenta stabili per rimanere e consolidarsi. Questo fanno i pianeti fissi. E voi però, no? Mentre altri segni devono interiorizzare, tecnicamente dovremmo farlo tutti, ma a voi verrà agevole grazie a Venere in Cancro, in ottimo aspetto alla Luna in Scorpione, in ottimo aspetto ad Urano e nodo nord, in aspetto neutro con Marte e Leone, in aspetto di quincunce, quindi un aspetto comunque minore neutro anche con Plutone. Questa Venere, quindi l'amore, l'affetto che c'è intorno a voi, la piccola fortuna, quindi proprio il tasso di energia che si alza, il tasso di benessere, il tasso di bellezza, il fatto che siete amati, sostenuti, più cercati, o che vi sentite bene con voi stessi, che guarite da qualcosa, che trovate la soluzione ad un problema. In questa settimana ci sarà una agevole evoluzione di ciò che deve essere lasciato del passato, di ciò che poteva essere non era, in una maniera così armonica per voi che se cambiamento dovesse esserci avverrà in una maniera naturale, ok? Quindi con naturalezza e andando a compensare molto l'attrito. Quindi è l'amore, è assolutamente l'amore per voi stessi, e quindi l'amore che donate agli altri, e quindi se avete amore dentro di voi lo sentirete anche intorno a voi, quindi coltivatelo, alimentate le sensazioni di benessere e di piacere, sorridete alla vita, se non vi viene sorridete, proprio imponetevi questo sorriso e vedrete che, insomma, stabilizzando le buone intenzioni, il bene porta altro bene. Quindi è una settimana assolutamente favorevole. Resta comunque la croce, vediamo in quali settori agisce, vediamo dove riesce a smarcarvi da qualcosa. C'è Marte in Leone opposto a
Plutone in Acquario e quadrati entrambi a Giove in Toro. Allora, sembra innanzitutto che vi stiate muovendo nell'asse, che ci siano dei movimenti nell'asse della materia. Quel Marte in Leone nel segno successivo al vostro potrebbe portare delle spese proprio economiche, cioè dover proprio andare ad attingere alle vostre risorse personali in qualche modo per portare avanti un progetto, o a livello invece proprio psicologico emotivo potrebbe accadere che dobbiate dimostrare quanto valete, quindi smarcarvi dall'appoggio che facevate, dalla fiducia, no? Dal punto di riferimento che avevate per fare una battaglia. Il termine è Marte, quindi sì, una conquista, per conquistare una sorta di indipendenza, uno status maggiore, un ruolo maggiore da soli, no? Cioè è come se voleste, la vita, l'universo vi portasse nella condizione di dimostrare quanto siete forti, quanto siete audaci, quanto non contate sugli altri e riuscite a farcela da soli. Ovviamente questa è la lettura generale. Cosa può succedere? Può succedere che grazie a quella Venere in Cancro vi sentiate sufficientemente amati e abbiate una sufficiente fiducia in voi stessi per conquistare qualcuno o per smarcarvi da un lavoro magari di dipendenza che non vi gratifica, quindi per conquistare per un livello successivo, per dimostrare veramente tutta la vostra potenza. Potrebbe anche accadere in questi giorni che voi, grazie anche a quella Venere congiunta ad Urano, in sestile ad Urano, incontriate qualcuno. Chi è in cerca di amore, ragazzi, è probabile, potete come dire, vedere gli sviluppi da qua un anno anche nel video di Giove in Toro che trovate nel video prima di questo, quindi l'ultimo video uscito. È chiaro che chi cerca l'amore anche in giornate, in settimane come questa, può fare degli incontri importanti. Vi ricordo sempre che Giove, che a voi è favorevole nel segno del Toro, si congiunge al nodo nord, quindi insomma il destino, la macchina del destino è in moto. Chi cerca un nuovo posto di lavoro o delle promozioni, no? Cioè chi il lavoro già ce l'ha e gli piace può ambire a delle promozioni. Chi cerca un nuovo posto di lavoro con questo bel Marte in Leone, che poi dalla prossima settimana tra l'altro sarà raggiunto da Marte in Leone e Plutone a breve uscirà anche dall'opposizione dell'Acquario, avrà il coraggio di smarcarsi da delle situazioni che non gli piacciono anche a livello lavorativo e trovare qualcosa di meglio. Quindi e anche il distacco dalla famiglia in qualche modo, no? Se in qualche modo vi sentite succubi dei vostri familiari, noi lo diciamo sempre, il segno del cancro, la luna in cancro, l'ascendente cancro, hanno un po' come mission di vita quella di non portare alla cieca la figura del clan nel futuro, cioè non ripetere pedissequamente le dinamiche, gli atteggiamenti, le abitudini, le debolezze, i vizi del suo clan familiare, ma smarcarsi da esse, non rinnegarlo. Noi non siamo qui per rinnegare, siamo qui per evolvere, quindi per trascendere le parti meno in luce, quelle più in ombra, e portare avanti la parte migliore di quella che è il clan. Quindi voi siete dei purificatori di specie, no? di famiglia, mettiamola così, siete degli evolutori dell'ambiente famiglia. E con questa Venere potreste magari riuscire a fare qualcosa di buono anche nell'amore, grazie all'amore per voi stessi o grazie all'amore di qualcuno che vi sostiene, potreste riuscire a fare un'ulteriore conquista. Quindi questa Venere, questo Marte in Leone opposto a Plutone, nel vostro caso potrebbe segnare un'energia di forza da parte vostra, è sicuramente un'energia individuale, aumentata, maggiorata. Alcuni la esprimeranno attraverso il potere economico, altri attraverso un potere di consapevolezza o
allentando la pressione che subiscono da parte di qualcuno, o interrompendo uno schema familiare, o uscendo da una relazione che magari era molto provata dal clan e quindi che però vi risultava coercitiva. Quindi è una sorta di, scusatemi, di ribellione e conquista personale. Quindi ed è una settimana di grandi soddisfazioni. Quindi fatemi sapere che cosa accade, perché avete un ottimo cielo, insomma. Siete sul podio dell'oroscopo del 2023. Quindi un grandissimo bacio, vi aspetto nei commenti e buonissima settimana. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti alla settimana dal 27 maggio al 3 giugno, benvenuti ad un'altra settimana con Marte nel vostro segno. Il transito è iniziato il 20 maggio, finirà il 10 luglio. Marte è il dio della passione, della lotta, della guerra, proprio del combattimento, dell'agone, quindi siete molto in fase dominio, conquista, un po' agguerriti. E chi di voi non voleva fare la guerra, perché c'è chi sta molto bene col suo ruggito, chi è ancora spossato dall'esalazione degli ultimi transiti di Saturno in Acquario, che vi ha lasciati il 7 marzo, ma che avendo sostato 3 anni ha sfiancato molto, chi è ancora stanco e cerca riposo e la guerra non vorrebbe farla, si sentirà stressato. Quindi quando la grinta, la rabbia, la verve, la conquista, lo slancio non parte da voi, come slancio intendo proprio la zampata felina, perché felini siete, quindi è chiaro che un po' di aggressività, anche malcelata, esiste anche quando fa parte della vostra natura, quindi non va negata, va disciplinata. Quando vi dovete, il felino è, almeno quello domestico, è molto tenero, però si sa difendere bene, insomma. Quindi quando lo slancio, la zampata felina non parte da voi, potreste dover, come dire, far comunque fronteggiare una certa energia, un certo stress, è un momento di super lavoro, ok? Quando non è un momento di super rabbia o di super passione o di super carriera, di conquiste di carriera, è un momento di super lavoro. Sappiate che finirà il 10 luglio e poi se ne riparlerà nel 2025, quindi bene così, insomma. Questo momento di super lavoro, questo Marte e Leone, fino al 10 giugno si oppone, questa settimana nello specifico si crea una croce, si oppone a Plutone, quindi i rapporti con gli altri sembrano essere entrati in una fase di trasformazione. È come se aveste la sensazione sottile, niente di che, sottile di aver perso potere. È come se aveste la sensazione che qualcosa magari vi sfugge, che qualche equilibrio non è più uguale a prima, è come se non aveste più un controllo, un potere, un dominio su qualcuno. In alcuni casi è un piacere, quindi questo Marte, questa aggressività, questa forza, questo coraggio vi può spingere a riprendervi definitivamente la ribalta personale, cioè un Marte sul Sole, un Marte sul segno, un Marte sull'ascendente, anche un Marte sulla Luna, se equilibrato e consapevolizzato, che quindi non vi fa litigare, piange blu, non so come dovremmo fare, se non vi fa litigare troppo, è un Marte consapevole e quindi lo sapete indirizzare, può essere usato per tirare fuori il coraggio e riprendervi un vostro ruolo, quindi affrancarvi da una situazione scomoda, lavorativa, sentimentale, interpersonale, insomma dire la vostra e riprendervi il vostro ruolo e quindi magari recidere tutta una serie di rapporti con una o più persone, perché insomma Plutone poi in Acquario è corale, con cui magari si erano instaurate tutta una serie di dinamiche che non vi facevano sentire centrati, quindi a modo vostro.
Questa è la prima cosa. Se invece non siete molto consapevoli dell'energia che espandete, quindi magari non ci avete lavorato tanto e siete sul nervoso andante, magari ci sono delle reazioni emotive un po' caotiche, è chiaro che se percepite che magari qualcuno si allontana, che magari non tutti dicono la verità, se percepite quelle sensazioni di non avere la situazione sotto controllo, potreste partire all'attacco e magari ruggire un po' troppo, quindi esagerare. In quel caso le reazioni potrebbero, la reazione potrebbe essere disarmante, nel senso che l'eccesso di ira, l'eccesso di felinità, l'eccesso di aggressività potrebbero ottenere dei risultati, avere delle azioni, essere controproducenti, ottenere dei risultati contrari. Quindi dipende da che leoni siete, se più consapevoli o se un po' più nel selvaggio andante, no? Quindi un po' più spontanei. Detto questo, si possono un attimino alterare anche alterare nel bene e nel male, a seconda di come le usate, le prospettive di carriera e gli obiettivi. Di sicuro questa settimana, con questa croce, Marte e Leone opposto a Plutone, Giove e nodo nord in Toro opposti nella giornata del primo, già quadrati a Marte e a Plutone, nella giornata del primo raggiunti dalla Luna in Scorpione, quindi si crea la croce dei segni fissi che tanto va a, come dire, a cambiare le carte in tavola proprio dei segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, proprio in queste giornate, primo 1 e 2 giugno, primo giugno e 2 giugno, ci sarà come una stasi, il cerchio sarà completo, l'energia si ferma, perché è come un fermo immagine, dove ci saranno tutti i nodi al pettine, tutti gli ostacoli, ma anche tutto il potenziale di chiarimento, soprattutto tutto il potenziale delle energie che avete investito, dei progetti e dei sogni ai quali state lavorando, che in un certo modo si rivelano. Quindi ci saranno alcune cose che hanno le basi per diventare fisse, cioè per durare nel tempo, e alcune cose che la croce dei segni fissi potrebbe dire: questa non si regge in piedi, deve essere lasciata nel passato, ok? Quindi ci sarà qualcosa sicuramente da lasciare andare. Cercate di non eccedere con il controllo. Questo è il suggerimento delle stelle. Scrivete molto, perché quando si scrive si riesce ad avere un quadro estremamente lucido della situazione, soprattutto quando magari si è molto nel mentale, non si è molto collegati e quindi non si ha ben chiaro che cosa sta succedendo. Scrivete, perché quando si scrive siamo praticamente costretti, praticamente obbligati ad essere sinceri con noi stessi e a mettere nero su bianco le cose con il proprio nome. Invece quando ce le raccontiamo, quando pensiamo, quando riflettiamo, insomma si passa selvaggiamente da una cosa all'altra e a volte non si tira la riga. Invece il modo per scrivere è un modo non solo per chiamare le cose con il proprio nome, ma proprio per mettere ordine, e siccome questa croce inclina all'ordine, perché mettendo ordine nella vita tutto va magicamente a posto, a partire dalle basi, però devono esserci prima delle basi solide. Mettendo in ordine quelle, poi il gioco viene da sé, avrete poi un quadro della situazione, qualcosa verrà smarcato. Dalla prossima settimana, dal 5, la Venere entrerà nel segno del Leone, vi accompagnerà per 5 mesi, quindi non c'è nulla che lasciato andare poi potrà farvi rammaricare, perché verrà sostituito da qualcosa di bellissimo, perché voi sarete i destinatari principali di un transito straordinario di Venere in Leone. Venere non solo il pianeta della bellezza, dell'amore, anche il pianeta della grande fortuna, quindi qualsiasi cosa lasciate andare sarà rimpiazzata. L'importante è mantenere quello che ha delle radici solide. Questa, affinché ci sia durata, e avere l'onestà di distinguere ciò che lo è da ciò che non lo è. Questa settimana è una sorta di spartiacque.
l'opposizione Marte-Plutone serve anche a quello, insomma, qualcuno si rivelerà. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, non abbiate paura perché l'amore e la fortuna e i vostri progetti saranno largamente raggiungibili, ma prima bisogna fare una scrematura. Un bacio grande, buona settimana. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti alla settimana dal 27 maggio al 3 giugno. È una settimana in cui Marte, il Leone, si oppone a Plutone retrogrado e quindi è una settimana anche di confronti tra quelle che sono le vostre reali intenzioni e quello che riuscite ad ottenere nel quotidiano, perché sembra essere focalizzata lì la tensione, no? Sembra essere focalizzato lì l'attrito. La premessa è che avete ancora questa settimana Mercurio, il vostro governatore, a favore perché è nel segno del Toro, quindi porta comprensione, porta la tendenza a raggiungere nuovi orizzonti, nuove competenze. Mercurio questa settimana è in ottimo aspetto con Venere nel segno del Cancro e quindi questo significa che intorno a voi aumentate le competenze e intorno a voi l'affetto, l'amore, la stima aumentano, si manifestano. Diciamo che c'è una gran bella energia, c'è una grande energia fra voi e gli altri, c'è uno scambio di informazioni, forse è una settimana in cui state ancora facendo, magari anche nelle scorse settimane, corsi di aggiornamento, magari state imparando qualcosa, magari siete entrati in un nuovo gruppo di lavoro, un nuovo gruppo di hobby, c'è un grande affiatamento per quanto riguarda proprio il team con il quale lavorate, magari state a lavorare in un progetto, magari vi state rivedendo con delle persone care, ex compagni di scuola, familiari, insomma sembra che ci sono dei ritorni, intorno a voi c'è tanto affetto ancora. Non che dalla prossima settimana non ci sia più, ma questo è il momento clou ovviamente, no? Cioè i mesi, gli anni sono fatti di cicli e ricicli, questo è un momento in cui intorno a voi c'è un affetto che voi recepite nella maniera giusta, poi magari si dovrà lavorare di più, ci sono dei ritmi rilassati come magari piacciono a voi, le cose stanno andando in ordine e state imparando tanto, è come se steste crescendo, come se ci fossero piano piano, lentamente, sempre nei termini del Toro, no? Di Mercurio in Toro, dei miglioramenti, dei costanti, progressivi miglioramenti e una costante comprensione. È probabile che sia anche un periodo di begli incontri a scuola, in luoghi di cultura, in luoghi di crescita personale, in luoghi dove si parla una lingua straniera, in luoghi di spiritualità. Tutto quello che alimenta il vostro orizzonte, quindi tutto ciò che è crescita, sapere e anche viaggi, anche il lontano, tutto ciò che vi porta lontano in questo momento della vostra vita potrebbe essere anche foriero di incontri, se non lo è già stato nei giorni scorsi, potrebbe essere foriero di incontri molto, molto positivi. In tutti i sensi, ragazzi, come guida spirituale, come persone che vi fanno crescere, come persone con cui iniziare una relazione sentimentale. Vi ricordo che a parte l'ottimo aspetto di Venere e Mercurio, che ovviamente è il vostro governatore, insomma abbiamo la congiunzione di Giove in Toro con il nodo nord, quindi incontri del destino a 360 gradi, come se piovesse. Incontri del destino che ovviamente possono portare anche a cambiare completamente l'orizzonte sentimentale.
Infatti io ricordo gli amici della Vergine che hanno Saturno opposto, nel segno dei pesci, quindi potrebbero innanzitutto chiudere un ciclo iniziato nel 94-96 circa, ma soprattutto fare delle esperienze importanti, degli incontri importanti che hanno a che fare con i sentimenti, perché Saturno, che è il signore del karma, spostandosi nel lato ombra, ovviamente predispone la Vergine innanzitutto a mettere ordine nei sentimenti, in tutte quelle che sono le mancanze sentimentali, ma solitamente ci sono anche degli incontri molto importanti che hanno a che fare con le emozioni, con i sentimenti e che spingono gli amici della Vergine a colmare tutto quello che è mancanza. Quindi sicuramente in questi 3 anni lavorerete anche sulle mancanze, no? È una cosa che probabilmente solitamente le persone non fanno e quando c'è Saturno opposto siamo in un certo senso obbligati a prenderci questa responsabilità di guardarci dentro, che è un po' la cosa più scomoda, per vedere quali sono quelle mancanze che abbiamo, perché si paleseranno all'esterno. E la gran fortuna è che c'è il trigono di Giove che, come dire, aiuta, ci mette sul cammino qualcuno che ci aiuta a colmarle velocemente, a riconoscerle, a gestire gli incontri. Gli ascendente Vergine ancora di più hanno Saturno al discendente, quindi nella 7ª casa, e quindi le relazioni importanti diventano definitivamente importanti, quindi possono esserci dei matrimoni, no? Delle convivenze, c'è un'evoluzione che indica una crescita. Le relazioni che erano invece basate sulle illusioni cessano di continuare a fornire illusioni e si rivelano per quello che sono. Quindi c'è questa cosa fondamentale. E c'è il cambiamento, c'è un cambiamento, il miglioramento della vostra vita sembra passare proprio da un rinnovamento psicologico. Mercurio è congiunto ad Urano e quello che quello che iniziate a comprendere adesso, a cambiare adesso, riuscirete poi probabilmente a trasferirlo in realtà già a partire dal 10 luglio, quando Marte entrerà nel segno della Vergine e vi darà l'energia, la grinta necessaria, poi formando dei trigoni con Giove, anche delle opportunità fortunatissime. Un piccolo passaggio, un veloce passaggio sull'opposizione di Marte in Leone e Plutone in Acquario, che ovviamente si vanno formano una croce fissa questa settimana, perché ci sarà anche la Luna in Scorpione opposta a Giove in Toro. Voi non avete, non risentite particolarmente come magari un segno fisso può fare, a meno che non abbiate dei valori in Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Però sicuramente, proprio a livello inconscio, diciamo che l'universo ci racconta, ci dice che avete delle grandi aspettative di dominare la scena, di ottenere, di raggiungere un obiettivo, di conquistare una meta, una persona, una situazione, ma di contro quindi questa grinta, questa verve date da Marte e Leone, di contro quel Plutone in Acquario che è retrogrado, fra un po' smetterà di crearvi ambiguità, no? Almeno per un periodo di tempo nel quotidiano. Però è come se, nonostante le vostre intenzioni di conquista, si scombinassero i piani, ok? Come se un venticello birichino rendesse imprevedibili gli eventi. Però quello è un allenamento di vita fondamentale. Si sa che la Vergine cerca di mettere tutto a posto,
no? Di mettere ordine, quindi di avere certezza di dove ha bisogno di punti di riferimento per trovare. Questo è un esercizio di stile per lavorare, visto che voi siete un segno mobile, sulla flessibilità. Quindi, anche se ci sono delle intenzioni di conquista, sembra che almeno fino al 10 giugno il vostro orgoglio, la vostra conquista dovrà riguardare fondamentalmente le vostre emozioni, perché fuori non tutto sarà raggiungibile, e da queste esperienze, da una gestione come dire, consapevole di quella che era un'intenzione e che non ha trovato riscontro nella realtà, ci sarà un ulteriore step di crescita come quelli che state già no, raggiungendo con Mercurio congiunto ad Urano. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Un grandissimo bacio e buonissima settimana. Cari amici della Bilancia, cari amici con l'ascendente Bilancia, benvenuti alla settimana dal 27 maggio al 3 giugno, benvenuti all'ultima settimana in cui la Venere, che è il vostro governatore, sarà dissonante, ma in maniera, come dire, benevola nel segno del Cancro, dal segno del Cancro, cioè la Venere in Cancro è in ottimo aspetto, però stona con i valori Bilancia, perché insomma è una Venere d'acqua che non vi fa volare non vi dona la leggerezza, anzi caratterizza le giornate da una certa emotività e da uno stare in famiglia che per una Bilancia è sicuramente piacevole, ma ci sono anche altre energie che tirano. Perché? Perché la Bilancia sta risorgendo, sta rinascendo da quando Giove è entrato nel segno del Toro, finalmente riesce a godersi la vita con delle prospettive diverse, con uno sguardo sul futuro più ottimista. Prima sembrava tutto connotato dal sapore della lotta, della sfida e della battaglia. State rinascendo, ci sono dei progetti, delle cose destinate che si stanno mettendo in atto, le vedrete nello specifico dalla prossima settimana. Questo devo dirvelo perché insomma voi siete tra i principali destinatari favoriti di questo transito di Venere straordinario di 5 mesi nell'amico segno del Leone, quindi insomma amore, fortuna, piaceri, benessere arriveranno nella vostra vita. Adesso probabilmente in questo progetto di rinascita dovete includere sia il vostro volere che quello dei familiari, e quindi le energie, mettere insieme tante teste e tante esigenze può essere complicato, come ci racconta la Venere in Cancro. Qual è il suggerimento? Dalla prossima settimana, dal 4-5, l'energia passerà ancora a vostro favore, quindi questa settimana può passare anche, come dire, in osservazione, ok? Per un paio di motivi. Il primo motivo è che il giorno 1 ci sarà una croce perfetta nel cielo. Voi non siete un segno fisso, però ci sarà una croce fissa, cioè una posizione dei pianeti che riguarda tutti i 4 segni fissi, quindi Toro, Leone, Scorpione e Acquario. E quando si crea, scusate per il gesto, quando si crea la ruota dei segni fissi, l'energia si blocca un attimo, perché è una sorta di commissione, non di inchiesta, è una sorta di commissione che si raduna per valutare cosa tra le proposte, tra le intenzioni, tra le prospettive iniziate nei mesi precedenti, ha le qualità per diventare stanziale, per mettere radici, e cosa ancora no. E quindi ovviamente da questo summit, non soltanto a livello proprio di concretezza, di senso della realtà, entrano in gioco le cose fattibili e restano fuori quelle che erano più chimere, no? Entrano anche in gioco le questioni legate all'asse della materia. Abbiamo Giove in Toro congiunto al nodo nord, quindi cosa posso fare per espandermi
quali risorse ho per raggiungere i miei progetti. Quindi ci sarà anche un bilanciamento, proprio un conteggio di risorse, no? Di quello che abbiamo in mano, di quello che possiamo chiedere e di quello che non si potrà fare perché magari non ci sono i presupposti pratici, le opportunità e le risorse. Quindi c'è una grande voglia di espansione. Vediamo cosa. In questa valutazione, no, tra le vostre intenzioni, tra quello che si può fare e quello che non si può fare, c'è da mantenere un occhio focalizzato su Marte e Leone, che è un grande amico della bilancia perché vi dà l'energia, la grinta, anche la forza. Ai vostri pianeti in bilancia il fuoco fa tanto, no? Perché il fuoco scalda l'aria e quindi la rende meno conformista e più audace, no? Più accalorata, più desiderosa, più coraggiosa e quindi anche un po' meno misurata. Questo Marte però è congiunto alla Lilith, che è la luna nera. Ovviamente ci sarà da fare un video a parte, tanto è vero che finora non ho menzionato questa cosa, ma nel vostro caso potrebbe portarvi, se esagerate con i progetti, con la carne da mettere al fuoco, con l'esuberanza, col dominio, anche col voler stare al centro dell'attenzione a tutti i costi, perché comunque nel vostro desiderio di rinascita, nella vostra fase di rinascita, c'è anche quella di sentire il bisogno di stare molto in mezzo agli altri finalmente, di avere la scena tutta per voi, magari siete stati molto, no? C'è una fase da prime donne e quindi con questa opposizione di Plutone in Acquario e la congiunzione di Marte alla Lilith, se questa energia da accentratori, da prime donne non è portata a consapevolezza, potrebbe crearvi degli attriti o col partner o con i figli o nell'ambito magari lavorativo, no? Magari nel giro delle amicizie, c'è questa cosa qui. Quindi sappiate che Marte è congiunto alla Lilith e vi potrebbe spingere, se non consapevolizzata questa energia, ad essere un po' dominante. Perché? Perché la Lilith in Leone solitamente si esprime alle ottave basse del segno che occupa. Se abbiamo la congiunzione di Marte e Lilith in Leone, si può un attimino esagerare e questa cosa la tiro fuori dal cilindro per voi, perché voi siete gli amanti del buon gusto, gli amanti dell'equilibrio, gli amanti della misura, quindi potrebbe essere, come dire, un colpo di testa, un'uscita, avete presente quei momenti in cui uno dice: oddio, non lo riconosco più, oddio, ma che cosa ha fatto? Ovviamente non stiamo parlando di niente di che, o soprattutto è tutto rapportato a chi siete voi, ok? Non è che una mattina ci alziamo e diventiamo un'altra persona. Un Marte e Leone congiunto alla Lilith si muove nelle frequenze della platealità, quindi porta soltanto a galla magari una cosa che già c'era dentro di voi, quindi voi quel sentimento, quell'emozione, quella fame di ribalta, quell'ego lo conoscete già. Siccome lo conoscete già, voi sapete chi siete voi stessi, abbiate, no? Magari, che ne so, un periodo in cui vi sentite molto nervosi oppure molto esuberanti, quel periodo in cui pensate di non avere il controllo pieno, magari evitate in una settimana in cui c'è una crocefissa tutta una serie di avvenimenti, di eventi magari mondani, perché magari uno dice: Dio, non mi controllo, forse è meglio che ne faccia qualcuno in meno, che quindi limiti la sovraesposizione, ok? Quindi c'è una lieve tendenza ad andare o un po' sopra le righe, proprio sopra le righe, o comunque magari anche a far ingelosire il partner o a creare degli attriti. Sappiate questo. Poi dalla prossima settimana in realtà anche Venere entrerà nel Leone, quindi probabilmente potreste, come dire, guadagnare anche la singletudine no, grazie a questo Marte congiunto alla Lilith, e avere 5 mesi di Venere in Leone, quindi dominare la scena liberamente come volete. Ovviamente se lavorate nello spettacolo sappiate che no, nello spettacolo, nelle esibizioni, sui palcoscenici, sappiate che insomma sarà un momento di grandissima esuberanza, ma insomma almeno quando c'è la Lilith in Leone
il consiglio è di non esagerare. Se siete single, tutti questi pianeti Leone portano l'amore a strettissimo giro, però bisognerà impiegare un po' di tempo per capire se questo amore, vissuto molto, ecco appunto alla ribalta con estroversione, avrà le radici per rimanere, ma ne riparliamo la prossima volta. Fatemi sapere nei commenti come si esprime questo Marte in Leone, questa Lilith in Leone, no? Nella vostra vita. Io vi mando un grandissimo bacio e vi auguro una bella settimana. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti all'oroscopo della settimana dal 27 maggio al 3 giugno. E benvenuti ad una settimana che per voi, allora innanzitutto nella quale si crea una croce fissa, cioè una croce di segni fissi. I segni fissi sono Toro, voi lo sapete bene, Leone, Scorpione, Acquario. In questa settimana l'aspetto che si crea, e cioè Marte in Leone opposto a Plutone in Acquario, vi vede interessati, insomma, per direttissima, ok? Proprio senza passare dal via. Perché? Perché sono i vostri pianeti governatori, lo Scorpione è governato da Marte e Plutone, e quindi quando i propri governatori si mettono in dissonanza, si creano delle idiosincrasie, delle conflittualità ovviamente da risolvere, nulla di insormontabile, nulla che voi non possiate risolvere, perché l'universo è perfetto e ci manda quello che riusciamo a reggere. Niente di trascendentale, perché secondo me come Saturno e Urano non c'è nessuno. Stiamo parlando giusto di conflitti interiori. Conflitti interiori. Lo Scorpione ci vive perennemente, no? Perché per tutta una serie di motivi. Uno, perché ama lottare, quindi ama le emozioni forti e quindi ricerca situazioni complicate per avere sempre un'adrenalina un po' alta. Salvo poi soccombere, no, nel suo cortisolo, perché poi lo stress magari prende il sopravvento. Quindi diciamo che siete abituati alle emozioni forti. Quello che evitate è fermarvi un attimo, guardarvi proprio dentro, a fare delle immersioni profondissime, perché le tenebre vi piacciono un po', però quelle degli altri. Quindi guardarvi dentro non è il massimo. Quindi quando il vostro governatore Marte si va a piazzare in un segno plateale, che il Leone fino al 10 luglio, dal 20 maggio fino al 10 luglio, un segno in cui è difficile tenere le cose nascoste sotto traccia, significa che qualcosa sfugge, cioè qualcosa viene allo scoperto, quindi anche le vostre emozioni, le vostre intenzioni. C'è manifestazione. Questo è un transito che voi vivete ogni 2 anni. Tutti vivono il ritorno di Marte sul proprio Sole ogni 2 anni. Opposto a Plutone non capita tanto spesso, ma ovviamente negli anni precedenti lo avete vissuto quando Marte era in Cancro e Plutone era in Capricorno, però quei 2 segni vi sono più, diciamo, Marte e Plutone in quei 2 segni vi è stato sempre più facile da gestire. Adesso si entra in una fase evolutiva un po' più intensa, perché quello che è, bene o male, rischia di venire a galla, e magari tante cose che vi siete tenuti dentro, oppure delle cose che avevate cercato di buttare nell'inconscio, potrebbero palesarsi, ok? Quindi ovviamente l'universo fa queste cose, crea queste coordinate non per darvi lo sgambetto, assolutamente, ma perché tutto no,
ma per spingervi a guardare proprio quelle situazioni in cui magari la tensione è troppa e quindi un occhio di riguardo ci vuole. Allora, conoscendoci, perché l'essere umano poi, a parte le declinazioni della sua carta natale, ha delle fondamenta, delle basi che sono quelle simili, non siamo, la nostra macchina biologica è, tende al piacere, poco al dovere, e quindi magari rifugge le cose un po' più scomode, al massimo siamo abituati a ignorarle o a reprimerle. Quindi giusto quel qualcosa che va veramente un attimino attenzionato per essere processato, se non lo facciamo ce lo fa venire a galla, così lo dobbiamo vedere per forza, ok? Quindi magari una volta viene a galla ci dà fastidio perché lo volevamo tenere nascosto e ci si torna su per evitare che la cosa si ripeta. Quindi come dire, più cose sono in ordine, più cose mettete in ordine, e meglio sarà. L'opposizione nello specifico tra Marte e Plutone c'è già dalla scorsa settimana, questa settimana si crea proprio una croce fissa, durerà fino al 10 giugno, ve lo dico perché so che amate essere tranquillizzati. Il 10 giugno Plutone uscirà dal segno dell'Acquario, Marte resterà in Leone ma andrà avanti, non sarà più quadrato a Giove, e quindi le tensioni, le pressioni interne e il caos tra interno ed esterno saranno molto più gestibili, quindi questa settimana c'è da attenzionare. La giornata nello specifico del 1 giugno vede la luna crescente in Scorpione, vede creare grazie alla luna una croce fissa, quella che vi dicevo prima, la luna in Scorpione opposta a Giove e nodo nord in Toro, quindi e Marte e Leone opposto a Plutone, e quella è la croce fissa. Quello è un momento così, un fermo immagine che l'universo fa, dura 36 ore circa, in cui è come se si radunasse, ho detto già nei segni precedenti, è come se si radunasse una commissione di segni fissi, no? Esperta di cose stabili quindi, e valutasse ciò che dei nuovi propositi, delle nuove iniziative, delle intenzioni, dei progetti può andare avanti, quindi ha le qualità di stabilità, ha radici sufficientemente concrete, stabili, quindi presupposti di concretezza e di centratura sufficienti per durare, o deve essere lasciata nel passato, no? Cioè deve essere lasciata andare, sarà in un altro momento, insomma, no? Perché voglio dire, siamo abbiamo una vita sola, quindi riusciamo a fare quello che riusciamo a fare, e la croce dei segni fissi, fondamentalmente come tutti i segni fissi, quindi anche il vostro, dicono che le cose vanno fatte bene, se no è meglio non farle per niente. Quindi quello che si regge per scommessa non è vostro compito, non è compito dei segni fissi mandarlo avanti, ok? Sono i segni cardinali, magari un segno dell'Ariete che ha la forza di immettere una novità che però poi dovrà acquistare carattere di durata, e quindi stiamo parlando di argomenti a 360 gradi. Una nuova collaborazione, una nuova amicizia, un nuovo contratto a tempo determinato, una frequentazione, un'intenzione di trasferirsi. Se non hanno i presupposti di stabilità e durata, probabilmente dopo questa settimana saranno riassorbite dalla vita, proprio la vostra attenzione andrà altrove e vi sposterete in un altro momento. Non drammatizzate, la cosa più importante è che voi vi guardiate dentro e che cerchiate di mettere un po' di ordine. Questo vuole il vostro Marte in Leone, perché, ripeto, Plutone il 10 tornerà nell'amico segno del Capricorno, ma Marte, prima di entrare in un segno amico, dovrà attendere il 10 luglio, e quindi l'energia di platealità, volenti o nolenti, vi porterà magari a manifestare, a farvi scappare più cose di quelle che avreste voluto dichiarare, ok? Diciamo che c'è un riflettore, un po' come se qualcuno con una torcia con una fotocamera subacquea si fosse immerso nelle vostre interiorità per portare a galla qualcosa. La buona notizia è che poi dalla prossima settimana questo Marte verrà raggiunto da Venere, il Leone, quindi insomma
ci sarà il raggiungimento di belli obiettivi, aumenta l'ambizione comunque, siete molto propositivi, molto lanciati verso la carriera, il vostro ardimento, la vostra ambizione, no? La vostra voglia di conquista sono tali che appunto se si tratta di questioni segrete potrebbero rivelarsi tante l'energia, ma comunque c'è un alto potenziale di raggiungere, di conquistare, di iniziare un percorso, cioè di raggiungere un obiettivo. Vediamo se le qualità di stabilità lo faranno rimanere su di voi, no? Nelle relazioni la luna in Scorpione delle giornate dell'1 e del 2 opposta ai pianeti in Toro, c'è uno stellium ancora nel cielo, Giove, Urano, Mercurio e nodo nord, potrebbe anche definire l'esito di qualcosa che se bypassa quelle giornate ovviamente ha un carattere, come dire, ha un equilibrio maggiore di quello che si poteva pensare. Quindi è un work in progress, l'energia sta cambiando e bisogna trasformarsi un pochino con lei. Vi ricordo sempre che Saturno vi sostiene, cioè in questo piccolo temporale voi avete l'ombrello, ammesso che di temporale si tratti, è la mente che a volte ostacola il cambiamento. No? È la voglia di controllo o l'orgoglio eccessivi portati da Marte che a volte ostacolano il naturale procedere degli eventi. Sappiate questo, che una maggior centratura vi fa fare meno attrito. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, perché questa settimana per gli amici dello Scorpione c'è tanta roba. Un grande bacio, vi aspetto nei commenti e buona settimana. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti alla settimana dal 27 maggio al 3 giugno, una settimana che vede un favorevolissimo Marte in Leone che vi dà grinta, verve, voglia di avanzare nella vita, di crescere, una grandissima ambizione vi sta alimentando grazie a questo Marte in Leone favorevolissimo che vi accompagna fino al 10 luglio, quindi un momento di riscossa, di ribalta. Attenzione a un paio di cose, attenzione sì a qualche svista. Questo Marte, allora, a parte il fatto che questa settimana si crea una croce nei segni fissi. I segni fissi sono Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Già nel cielo da diverse settimane, diciamo, c'è una parziale croce, nel senso che c'è una quadratura composta da Giove in Toro, Marte, diciamo dal giorno 20 maggio, c'è Giove in Toro, Marte in Leone e Plutone in Acquario, che già basta. Nella giornata del 1 giugno anche la Luna in Scorpione va a completare il posto mancante dei segni fissi e quindi si crea questa croce. Quando si creano le croci di segni fissi l'universo è come se facesse un fermo immagine, no? Magari ecco come se si bloccasse in qualche modo l'energia per un 24-36 ore, è la Luna che è sempre la solita ciliegina sulla torta che innesca cose e ci fa capire se le iniziative che hanno visto la vita negli ultimi tempi, non ha importanza quando, quindi tutto quello che è in progressione, quello che è nelle vostre intenzioni, quello che state portando avanti, anche insomma ragazzi da tempo, ha la stabilità, ha le radici necessarie, ha i presupposti, ha la concretezza per saldarsi al terreno, quindi per concretizzarsi, per stabilizzarsi e quindi per reggere gli eventi. Perché? Perché i segni fissi hanno questo compito nel cielo, mentre voi siete re della flessibilità, il re della mutevolezza, l'adattamento. Voi siete venuti a conoscere l'adattamento, la flessibilità, quindi sulla base di cose fisse voi cercate di fare i giocolieri e di prendervi quello che potete, no? Allenando sempre di più le vostre doti. I segni fissi invece devono dare le basi, proprio stabilire i segni cardinali, invece quelli Ariete, Cancro, Bilancia e
Capricorno, ciascuno a modo loro, ciascuno con la propria energia, devono cambiare, devono determinare l'inizio delle cose, la svolta delle cose, la fine, l'ufficializzazione delle cose, la fine delle cose. Quindi loro fanno iniziare, i segni fissi stabilizzano e i segni mobili arricchiscono, no? Con elasticità, flessibilità, mutevolezza e quindi facendoli e portando il cambiamento. Però ci vogliono, siamo nella terza dimensione, i segni fissi per quanto pesanti, per quanto pedanti ci vogliono. E quindi qui, in questa settimana, se già voi avevate la sensazione dal 20 maggio che ci fosse qualcosa che faceva attrito, che non si muoveva, siete anche nella vostra zona d'ombra, siete anche nel segno dei gemelli, col sole in gemelli che quindi vi fa vedere le mancanze, quei 30 giorni di lato ombra sono quel periodo un po' più col cuore stretto, con lo stomaco stretto, perché si verifica quell'energia, si verificano quelle cose di cui noi abbiamo timore, no? Quindi già si percepisce un'area diversa e poi ovviamente insieme all'ingresso del sole in gemelli per voi si è creata anche questa cosa. Non demonizzate, perché qua non stiamo parlando di tragedie. Io vi parlo di energia, di come si muove sotto traccia l'energia, ma ciascuno di voi, siccome non siamo tutti uguali, siccome non abbiamo lo stesso grado di consapevolezza e neanche le stesse esperienze, non siamo allo stesso punto della vita, ciascuno di voi sa come, se capisce l'energia che si muove, capisce anche cosa sta accadendo nella propria vita, cioè a che cosa mi riferisco. È inutile che faccia degli esempi concreti e magari salti qualcuno semplicemente per mancanza di fantasia o per mancanza di tempo, perché destino 8-10 minuti ad ogni segno e quindi non si possono enunciare, no? Non si può fare la lista di tutte le cose che succedono, ma se vi spiego l'energia voi riuscirete a contestualizzare nella vostra vita più o meno di che cosa stiamo parlando, no? Quindi probabilmente dopo le giornate dell'1 e del 2, comunque dopo questa settimana, perché stiamo parlando di energia, quindi non ci bussano alla porta e non ci dicono ok, la luna ha finito di fare la croce, adesso potete andare, ok? Non è una messa. L'energia è fluida, è l'essere umano che ha bisogno di inizi, fine, paletti, no? Ok, quindi dopo questa settimana, dopo le giornate del 3, probabilmente se qualcosa è sfumato, se qualcosa non aveva i presupposti, ve ne accorgerete. Perché? Perché le cose iniziano ad allentarsi o semplicemente voi smettete di pensarci con insistenza, no? Cioè già percepite un qualcosa e pensate ad altro, già andate oltre, poi insomma le cose accadono così. Ricordatevi che Marte è a favore. Dalla prossima settimana a Marte si aggiungerà anche Venere, quindi se c'è qualcosa che va via adesso, tanto di guadagnato, perché con Venere 5 mesi in Leone, transito straordinario, favorevolissimo per voi, per un mese sostenuta da Marte. Quello che arriva a partire dal 4-5 giugno, voglio dire, è tanta roba, è interessante, è veramente interessante. Cosa fare questa settimana? Oltre a fare il punto della situazione, magari a scrivere, perché essendo voi l'esilio di Mercurio, magari mettendo nero su bianco, quindi dare alle cose un nome, circostanziarle, definirle, aiuta già tutti gli esseri umani, ma soprattutto quelli che sono molto esuberanti, quindi magari non faticano ad apporre proprio un ragionamento criticissimo verso se stessi, siete molto abili magari verso l'esterno, ma la soggettività è una disciplina da allenare per tutti gli esseri umani. Se scrivete probabilmente riuscirete a venire a capo di alcune cose con molta facilità, perché nella scrittura si mette nero su bianco bene o male quello che è, no? Si danno anche le definizioni più esatte, si tende proprio a chiarire e mettere in ordine semplifica molte cose. Un altro consiglio che vi danno le stelle è di prestare attenzione a quel Marte e Leone, perché vi vede molto ambiziosi, quindi siete desiderosi di conquiste materiali, personali, quindi magari desiderate fare un grosso viaggio, ottenere un posto di lavoro, laurearvi, prendere quel diploma, conoscere osare, no? Siete molto predisposti ad osare, ma questo Marte è congiunto a Lilith. Lo sarà probabilmente per tutta la settimana
settimana, lo stavo guardando prima perché fa su e giù in realtà Lilith, non Marte, fa su e giù nel segno del Cancro, già il 3 sarà in Cancro, però questa settimana è tutto il Leone, la Lilith è in Leone fino al 2 a sera. Allora, cosa potrebbe accadere? Che questa esuberanza, questa voglia di conquiste, questa voglia di ottenere risultati, questa ambizione si esprimano ad ottave basse perché c'è la Lilith in Leone. Dove c'è la Lilith in Leone c'è la luna nera, quindi c'è l'eccesso, ok? Sappiatelo, cioè contenetevi, osservatevi dall'esterno, chiedetevi cosa farei se una persona si comportasse in questo modo, ok? Se eccedesse così. Perché è un'energia forte, sono pianeti in Leone, quindi sono dei pianeti, sono dei valori, delle azioni, un'energia che è difficile da nascondere, non è nel segno dello Scorpione, non succede, non ci sono delle situazioni che percepite, è proprio un'energia che tende a manifestarsi platealmente e non succede niente di che, però potrebbe portare a fare il passo più lungo della gamba, magari a esagerare, e quindi, siccome è un Marte Lilith opposto a Plutone, a perdere, a fare la gaffa, a fare l'eccesso, a perdere il gancio, il contatto. Quindi c'è questo lieve equilibrio da mantenere, sapendo che questa luna, che questa Lilith, che questa luna nera è tanta energia per tutti, quindi porta tutti, anzi voi siete favoriti perché comunque intrigono, porta tutti a un occhio di riguardo contro le manifestazioni esuberanti, contro il dominio, contro il rubar la scena e insomma contro le ottave basse del Leone. Fatemi sapere che cosa accade questa settimana, è interessante il vostro feedback, è interessante il feedback di tutti. Vi auguro che comunque voi riusciate a portare a casa dei risultati interessanti. Marte è sempre favorevole. Un grandissimo bacio e vi aspetto nei commenti. Buona settimana a tutti. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti alla settimana delle previsioni dal 27 maggio al 3 giugno. Benvenuti in una settimana in cui le questioni materiali, l'amore e i figli avranno un ruolo predominante e vediamo dove si muove la fortuna, premesso che ricordo a tutti Capricorno, ascendente Capricorno, Luna in Capricorno, Marte in Capricorno, chiunque abbia valore in Capricorno, che il vostro segno è ben sostenuto, che è il favore di Giove per un anno, il favore di Saturno per 3 anni, ha ancora Nettuno a favore, presto ritorna Plutone, quindi il cambiamento non è ancora terminato. E quindi vuol dire che se anche ci fossero delle cose da sistemare, voi siete sempre protetti da più di un ombrello, no? Perché voi avete Giove e Saturno a favore, però ovviamente ci sono delle cose pratiche nelle quali dovete cimentarvi, perché avere i pianeti favorevoli, voi lo sapete bene, non significa così stare portati dalla vita magari per 2 o 3 anni. Allora vediamo questa settimana, con queste premesse, vediamo questa settimana che cosa potrebbe dover essere aggiustato. Allora, questa è l'ultima settimana innanzitutto in cui avete Venere in opposizione, quindi poi dalla settimana al 5 Venere entrerà nel segno del Leone e si toglierà dall'opposizione, quindi per tutti quelli che non hanno sentito per un periodo, hanno visto allontanarsi delle persone a cui erano affezionati, no? Magari hanno avuto così, si sono sentiti non compresi dal partner, dai familiari, da una persona che vi piaceva, o magari l'hanno vista distante, o forse voi avreste dovuto comprendere magari le esigenze di qualcun altro e non siete riusciti a cogliere forse il bisogno, no? Cioè c'è stato qualcosa, qualche idiosincrasia nei rapporti affettivi, no? Nei rapporti interpersonali, e questa settimana diciamo è l'ultima, poi Venere in opposizione ritornerà l'anno prossimo e insomma esultate perché Marte dall'opposizione si è tolto il 21 maggio se non erro e tornerà fra 2 anni, quindi
le sfide, le provocazioni, il sentirsi attaccati, il sentirsi soli, il non sentirsi compresi, il vedere allontanare delle persone, no? Avere tensioni con persone su cui si contava molto, è una fase che sta completamente finendo e quindi ritorna la pace definitivamente anche per l'amore, a patto che si diventi magari un po' più flessibili, magari meno controllanti, magari si tenda ad avere meno certezze illusorie, no? Magari ci sono dei confini rigidi che voi stabilite nel vivere l'amore, che magari al partner, i partner vi hanno manifestato, disappunto, e visto che c'è Giove, no? Congiunto, presto congiunto ad Urano, il cambiamento, il relax per il Capricorno sono ben auguranti, quindi l'amore arriva, però se voi lo favorite, uscendo dalle ottave basse del segno del Toro, in questo guardate il video del segno su Giove in Toro che vi accompagnerà per un anno, che è favorevolissimo, ma che vi spinge, ecco, a trascendere, insomma, alcune parti del vostro modo magari di vivere l'amore, del rapporto con i figli. Se guardate quel video avrete una visione più ampia. E quindi dicevamo, no? C'è un cambiamento, è richiesto un cambiamento sicuramente che dal 10 giugno vi verrà ancora più facile a portare, quando anche Plutone si metterà opposto, e sappiate che dal 10 luglio Marte vi aiuterà alla grandissima, ma quindi no, voi state andando verso il miglioramento, verso il cambiamento, miglioramenti sentimentali, risoluzione delle questioni con i figli, con il gruppo, se siete dei musicisti, delle persone che lavorano nella creatività, se siete degli artisti, ci sono dei cambiamenti positivi, quindi le stelle vi invitano alla flessibilità. Il Capricorno non è sempre flessibile, ok? Tende ad imporre il suo volere. Ecco, questa è questo anno, questo Giove in Toro congiunto ad Urano è un inno alla flessibilità per avere il meglio dalla fortuna e dalle cose che arrivano. Questa settimana nel cielo, a proposito di cambiamenti e di cose che continueranno con radici solide e con tanta abbondanza, invece cose che forse non hanno tutta questa energia per venire, no? Per diventare eterne, parola che a voi piace, stabili e stare nel vostro passato, questa settimana nel cielo si crea una croce di segni fissi, quindi Giove in Toro congiunto ad Urano, c'è uno stellium in Toro con Mercurio, nodo nord, Giove in Toro sarà congiunto al nodo nord, quindi cose anche svolte del destino, sono avvenimenti destinati. Giove in Toro opposto a una luna in Scorpione nelle giornate dell'1 e del 2 giugno, il 1 giugno sarà più forte, Marte in Leone opposto a Plutone, quindi la croce è completa. In realtà Marte in Leone opposto a Plutone è una dissonanza che si sta già compiendo dal 20 maggio, dal 21 maggio, quadrati anche a Giove in Toro, ma adesso la Luna creerà la croce perfetta, quindi i segni fissi servono proprio come un'istantanea che si crea nel cielo, l'universo, no? Ferma un attimo questa energia proprio per vedere se essendo pieni, compiuti tutti i punti cardinali della croce fissa, se quello che poi va avanti, cioè quello che c'è nelle vostre intenzioni è fattibile oppure no. È come se fosse una commissione che verifica la stabilità, la fattibilità, la concretezza di certi eventi. E quindi cosa può accadere? C'è un consiglio che vi do: in questa croce c'è un Marte, diciamo l'aspetto più sfidante è Marte in Leone, quindi ruggito dell'imperatore, un Marte in Leone che con il Capricorno può andare, con i vostri valori in Capricorno può andarsi a sommare e a farvi peccare un pochino di arroganza o farvi avere una
un piglio, forse un dominio eccessivo sugli altri, cioè già Marte in Leone è un po' forte come transito e quindi in personalità già imponenti, già impositive, già in un certo modo strutturate, può un attimino caricare troppo la mano. Il problemino di questo Marte è che è congiunto alla Lilith in Leone e ragazzi, la luna nera, cioè Marte in Leone congiunta alla luna in Leone, possiamo tendere ad imporci troppo sugli altri, ad esagerare, a imporre troppo il nostro dominio sugli altri, a dire agli altri quello che devono fare quando non ci spetta, a non sopportare se qualcuno lo dice a noi, ma magari a farlo agli altri. C'è un allargarsi e ovviamente questo, cioè noi non siamo posseduti, questo succede, questa Lilith, questa luna nera si manifesta nella misura in cui dentro di noi, anche se sottaciuta, anche se controllata, c'è una forma di arroganza, c'è una forma di dominio, c'è una forma di prepotenza, perché non siamo posseduti, quindi non è che ce la passa qualcun altro. Si vede se c'è. Questo è lo scopo di questo transito, perché i pianeti sono in Leone, quindi non è un contagio, non è un condizionamento. No? Uno diceva, sai, i pianeti in Scorpione, sono stato manipolato. No, si palesa in maniera un po' scomoda, cioè perché uno cerca di controllare certe cose, invece no, scappano, si palesa quello che c'è e non troverà, no? Nonostante la voce grossa, questo potrebbe essere controproducente perché non si troverà probabilmente chi vi sa sentire, perché anzi potrebbe allontanare qualcuno, perché questo Marte in Leone congiunto a Lilith si scontra, cioè trova l'opposizione di Plutone in Acquario, gli altri, no? E quindi ognuno farà i propri comodi. E quindi qual è il segreto delle stelle? Siccome ci sono ottimi transiti, siccome voi avete Saturno a favore, Giove a favore, cercate, no? Tutte le cose si stanno mettendo bene. Questi due pianeti, Giove e Saturno, sono entrati da poco, Saturno da 3 mesi, Giove da qualche settimana. Tutto si sta mettendo bene, le cose andranno come devono andare. Non esagerate a chiedere troppo, non fate la voce troppo grossa, non peccate di arroganza, altrimenti potrebbero esserci delle battute d'arresto, no? Una complicazione dei rapporti che poi dovrete far fatica a recuperare magari da luglio. Quindi umiltà. La parola d'ordine è umiltà, soprattutto ordine, cioè stare nel proprio, governare le proprie competenze, magari ecco, non pretendere dagli altri. Questo sarà una gran cosa. Fatemi sapere nei commenti se riuscite e come si manifesterà questa disarmonia, ok? Sono comunque transiti evolutivi che ci aiutano a vedere delle parti di noi che magari no, di cui non volevamo prendere atto e che sono utili se processate all'evoluzione dell'individuo. Un grandissimo bacio, vi aspetto nei commenti, buonissima settimana a tutti. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana, innanzitutto benvenuti all'oroscopo della settimana dal 27 maggio al 3 giugno. Questa settimana nel cielo si scontrano due forze che sono date da Plutone opposto a Marte. In realtà questa opposizione si sta compiendo già dal 20-21 maggio, giorno in cui Marte è entrato nel segno del Leone e quindi in opposizione. E quindi voi vi siete sentiti forse provocati, sfidati, forse avete registrato l'assenza di qualcuno, forse vi siete sentiti traditi da qualcuno, no? Questo è un Marte che è nella vostra zona d'ombra. Quindi è come se fosse emerso quel bisogno di stare al centro dell'attenzione che magari l'Acquario dissimula, ma che adesso, innanzitutto quando c'è Marte e Leone, ogni 2 anni, un transito di 40-50 giorni nel segno opposto, fa rivelare a tutti i segni, man mano che lo vivono, come dire, la manifestazione di una parte di sé che emerge dal proprio lato ombra, quindi che di solito viene evitata, di solito viene tenuta lontana e spesso quindi non viene processata.
Innanzitutto è già un transito migliore rispetto a quello lo diciamo, ve lo ricordo, è un transito che va dal 20-21 maggio fino al 10 luglio, poi se ne riparlerà fra 2 anni. È un transito comunque decisamente migliore rispetto a quello dell'estate, tarda primavera ed estate 2021, quando tra giugno e luglio ci fu Marte, ragazzi, in Leone, opposto a Saturno e Giove. Quindi lì veramente c'è stata l'apoteosi, cioè il bisogno di avere un riconoscimento, di avere la propria importanza e la negazione di ciò. Probabilmente avevate anche delle intenzioni a livello proprio relazionale, forse eravate presi da qualcuno, forse volevate, come dire, definire un rapporto sentimentale o forse vi siete innamorati ma avevate già una situazione ufficiale che non poteva essere disattesa, o era l'altra persona. Voi eravate nella trasparenza, ma forse era l'altra persona che non ha giocato carte sincere o comunque non era nella modalità, nella possibilità di potersi manifestare. Questo giusto non per rivangare, ma per dirvi che il transito del 2021 è stato nettamente più pesante, ok? Quindi ci sono dei periodi in cui l'universo chiede di più. Vuole che tiriamo una riga magari tra presente e passato e quindi che lasciamo andare oltre quella riga delle cose che non funzionavano più. Ora, quando Marte ritorna nel segno del Leone e ci mostra nuovamente il nostro bisogno di stare al centro dell'attenzione, il nostro ruggito, il bisogno di essere un po' gli eletti, di sentirsi particolarmente importanti, vi dà anche la possibilità di vedere quanto avete lavorato, ecco, magari sull'ego, no? Sulla parte egoica della personalità e quanto siete nell'empatia magari rispetto agli altri. Ed è questo, questa settimana, già da 3 settimane, questa settimana di più, perché si crea la croce di segni fissi completa che adesso vi spiego, che attraverso gli equilibri con i rapporti tra voi e gli altri, tra voi e il partner, tra voi ed altre persone, che si manifestano queste debolezze dell'ego, eventualmente laddove ci sono e nella misura in cui ci sono. Quindi è chiaro che non è che siamo posseduti, no? Quando abbiamo un transito sfidante, ciascuno di noi reagirà nella modalità che gli appartiene e come dire, attraverso le sfide che ha superato o che non ha ancora superato, quindi attraverso il proprio bagaglio emotivo, attraverso la propria pancia, quindi i propri istinti di predominio. E quindi abbiamo Marte, affinché voi vediate, no? Quanto c'è bisogno, ci sarà Marte e Leone congiunto a Lilith, alla Luna Nera. Già lo so, siccome già lo so che me lo chiederete, c'è già stato la scorsa settimana, ragazzi, cioè la Lilith in Leone congiunta a Marte c'è dal giorno in cui Marte è entrato nel Leone. Questo se vi può far tranquilli, ci sarà giusto nella settimana prossima la prossima settimana ci sarà la Lilith in Cancro, quindi ci sarà un'astensione, ma questa settimana c'è ancora Marte congiunta alla Luna Nera. Perché ne parliamo adesso? Per 2 motivi. Innanzitutto perché voglio dedicare un video a questa Luna Nera in Leone, soprattutto perché durerà un pochino, no? Ma ovviamente l'importante è che non ci sia Marte. È Marte che sommato alla Luna crea l'eccesso. E perché questa settimana si crea la croce fissa. Perché? Perché abbiamo questa settimana, nella giornata del 1 giugno nello specifico, Marte il Leone congiunto a Lilith, quindi esuberanza, ruggito, prepotenza, bisogno di scena. Marte congiunta a Lilith in Leone, opposta a Plutone, retrogrado dall'Acquario, Giove, Mercurio, Urano in Toro e nodo nord in Toro, opposti nelle giornate dell'1 e del 2, ma proprio al grado preciso. L'1
ma ovviamente sentire anche il 2, alla luna in Scorpione, quindi c'è proprio il cerchio, no? È la croce fissa. Cosa significa? Semplicemente che c'è un momento, una fotografia così che l'universo fa quando ci sono i segni fissi. I segni fissi lavorano sulla stabilizzazione delle cose, i segni cardinali iniziano le situazioni o le portano a termine, o le ufficializzano o le fanno maturare. Il segno fisso le deve far radicare, no? Una croce di segni fissi vi dimostrerà, questo lo dimostra a tutti, sicuramente ne risentono i segni fissi in generale, quindi Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Si creerà questo momento, queste 36 ore, no, di gap, ovviamente con la flessibilità, cioè chi le sente prima, chi le sente dopo, ma in questa settimana avviene questa cosa che fa comprendere se le iniziative, no, che state portando avanti, se le intenzioni, se il modo di proporre una cosa va bene, vi farà capire se queste cose, se queste iniziative, se queste intenzioni hanno i presupposti per diventare stabili, quindi se hanno proprio la concretezza, la durata, se hanno dignità di esistere, di stabilizzarsi, o se devono essere lasciati nel passato e, come dire, passare a qualcos'altro. Ok? Questo vale a 360 gradi proprio perché è una croce in segni fissi che becca tutta la struttura del vostro tema natale, quindi la dimora, la casa, quindi inteso come famiglia, intenzioni, fare famiglia con qualcuno, comprare una casa, trasferirsi, relazioni, partnership, contratti lavorativi, matrimoni, partner che vorreste sposare, no? Ok, quindi tutte le relazioni, carriera, intenzioni di avanzamento, se sono possibili, se sono campate in aria, se non è quello il settore nel quale dovete cimentarvi, e poi voi, la vostra persona. Con Plutone in Acquario, seppur retrogrado, vi do la notizia che il 10 uscirà dal vostro segno e tornerà nel vostro inconscio, nel segno del Capricorno, per farvi rilavorare un attimo con il rigore, con l'ordine, con le regole, con l'applicazione delle regole. Plutone, finché è in Acquario, mostrerà le cedevolezze, cioè i punti deboli, quelli ovviamente della personalità, no? Quelli dell'ego, che fino al 10 luglio comunque, grazie a Marte e Leone congiunta a Lilith, si manifesteranno attraverso il rapporto con gli altri, nei rapporti di lavoro, quindi nella volontà di dominio, nel bisogno di importanza, quindi nelle richieste eccessive anche, ragazzi. Il segreto, visto che la Lilith in Leone è plateale, congiunta a Marte, che è molto in positivo, tende a far scappare le cose, cioè tende a rivelare delle parti in ombra di noi. Non siamo posseduti, quindi non è una Lilith in Leone che ci fa fare le cose. Lilith in Leone è scomoda perché insieme a Marte le porta a galla, quindi ci fa tradire, ci fa rivelare qualcosa. Ovviamente dal punto di vista evolutivo è un bene, perché tutto quello che viene a galla, viene alla luce e in qualche modo viene processato, viene visto e quindi viene accettato e di conseguenza elaborato, e quindi porta a uno smarcamento importante. Fondamentalmente, ragazzi, i transiti dissonanti servono ad imporci di mettere ordine. La parola chiave per risolvere molte cose, molte situazioni, molte questioni umane, è mettere ordine. Laddove non c'è, perché c'è il caos, arriva il transito sfidante e ce lo fa sistemare. Ma se noi sappiamo se noi abbiamo chiari i confini da non valicare, se noi sappiamo che queste sono le nostre competenze e che magari certe cose non si possono chiedere, voi vedete che non basta Marte, non basta Lilith, se quell'idea è fortemente radicata dentro di noi e consapevolizzata. Siccome gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina, la centratura umana determinerà un nulla di fatto, quindi nessuna sfida da superare, perché sono state già vinte tutte. Quindi comunque è un transito molto evolutivo. Io vi aspetto nei commenti, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana, fatemi sapere come vanno le cose e un bacio grande. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti all'oroscopo della settimana dal 27 maggio
al 3 giugno. Allora, questa settimana voi avete ancora favorevole il transito di Venere in Cancro, Venere al segno del Cancro, che forma un ottimo aspetto con Urano e anche con Saturno larghissimamente, ragazzi, e con Nettuno. Porta un momento molto creativo, porta a compimento, ce l'avete già da diversi giorni questa Venere in Cancro, avete la Venere in Cancro dall'8 maggio, ce l'avrete fino al 5 giugno e questa è l'ultima settimana, più 2 giorni della prossima, in cui incontri sentimentali molto interessanti, molto promettenti, nonché creatività, bellezza, fortuna a 1000, ragazzi. E se siete dei creativi, se lavorate nella moda, se lavorate nella musica, nel cinema, se fate un lavoro a contatto proprio con la creatività, con l'estetica, con la pittura, col disegno, questa è un'altra di quelle settimane davvero degne di nota. Quindi amore, bellezza, arte, piaceri, voglia di godersi la vita, voglia di soddisfare i propri bisogni e soprattutto interessanti opportunità, interessantissime opportunità. Visto che avete Saturno nel segno dei pesci, ragazzi, e visto che pesci, se siete solo in pesci, luna in pesci, ascendente pesci, siccome allora, Saturno innanzitutto vuole che siate prudenti, maturi, quindi che sappiate regolarvi, che sappiate governare gli eccessi, che non andiate dietro magari alle chimere, che non facciate non solo eccessi ma anche dei sogni che sono scollegati dalla realtà, quindi no. Oltre a questo, visto che c'è Marte in Leone congiunto a Lilith, e visto che c'è Saturno che appunto che appesantisce un po' l'aria, no? Come se che porta una sorta di invecchiamento, che pretende una sorta di invecchiamento inteso come maturazione, quindi una gestione più saggia delle proprie energie. L'universo vi consiglia di non stressarvi, siccome c'è tanta energia in giro, di non sottoporre il vostro corpo ad un surplus di stress, di non fare troppo. Non vi spaventate, cioè non è una diagnosi clinica, è perché questo Marte in Leone che già vi fa vi spinge ad avere, no, un ruolo da prima donna, vi fa avere una ribalta, una sorta di ribalta nel lavoro, nel quotidiano, nei rapporti. È una cosa che accade ogni 2 anni. E quindi ovviamente no, a stare sempre con una pressione interna, un'eccitazione, un impegno, un'energia, no? Uno stare al centro dell'attenzione richiede comunque energia, perché non è uno stare allungati a letto ad ascoltare musica, tenere la scena anche al lavoro, fare tante cose, dimostrare quanto si è bravi. Ecco, un Marte e Leone di solito per voi indica un momento molto intenso, lavorativamente, personalmente. Questa volta però c'è Lilith in Leone e Lilith fa esagerare, quindi vi impedisce anche di non tenere conto della stanchezza, no? O degli eccessi. Quindi da un lato prudenza, questo transito dura fino al 10 luglio, da un lato siate prudenti, selezionate le cose che volete fare da quelle superflue che magari vi succhiano energia. Dall'altro, siccome Lilith in Leone è la luna nera e fa venire a galla quelle parti egoiche che non abbiamo processato, sappiate che tutti tendiamo, questo vale per tutti, ma voi avete Saturno, quindi Saturno prevede che se abbiamo un eccesso poi lo risolviamo anche, no? Cioè che maturiamo. Quindi un occhio di riguardo. Marte in Leone congiunta a Lilith fa venire fuori anche se abbiamo una pretesa recondita, delle intenzioni di rivalsa, delle rivendicazioni. Praticamente quello che abbiamo dentro
anche inteso come volontà di dominio, come volontà di conquista. Voi immaginate se una persona vuole conquistare qualcuno, un amico dei pesci, un'amica dei pesci vuole conquistare qualcuno o ha messo gli occhi sul posto di lavoro di qualcun altro, con Marte, il leone, congiunta a Lilith, magari scappa fuori, cioè no? Magari si palesa. Allora, perché dico questo? Perché non solo i pianeti in leone non sono fatti per essere nascosti, perché il segno del leone ha in sé la platealità. Quindi quello che bisogna fare quando o ci sono dei pianeti nel tema natale o ci sono dei transiti importanti al tema natale è lavorare per sottrazione, meno, less is more, ok? Inoltre questo Marte congiunto a Lilith almeno fino al 10 giugno, quindi è un'altra settimana, niente di che, sarà opposto a Plutone in Acquario. Quindi, come dire, in questa opposizione è chiaro che Marte vuole avanzare, un Marte in Leone, no? Vuole conquista, vuole prestigio, vuole aumentare il proprio tenore, vuole guadagnare una promozione, un buon posto, un tipo figo, una tipa figa, no? È ambizioso, vuole conquistare, vuole ottenere e anche comandare, se è poco consapevole, se si è poco consapevoli anche comandare gli altri, magari anche non avendone il ruolo, tende un po' a farci allargare, ma ovviamente di cose che avevamo già dentro, non è una possessione, ecco, energetica, cioè non è che Marte congiunta a Lilith possa farci fare delle cose che non sono nelle nostre corde, magari fa venire a galla delle cose che sono nelle nostre corde segrete e magari non sono nobilissime, ecco, questo accade. Un Marte Leone che si vuole allargare, fronteggiato da un Plutone in Acquario che invece semina quella strana sensazione di non avere il controllo completo delle cose, come se ci fosse un caos difficilmente da dominare, no? Come se qualcosa sfuggisse, come se non si avesse il solito potere, mettiamola così. Non consapevoli di questo tipo di energie e alimentato dalla Lilith in Leone, involontariamente si potrebbe tendere ad esercitare un dominio ancora più forte e invece lì la sfida del transito è a rimanere nel proprio. Tanto il transito dura 10 giorni. Se facciamo la voce grossa con questa Lilith qui, è capace di far scappare tutti o di stressarci tantissimo per ottenere risultati pressoché nulli quando fra pochi giorni potrebbero essere serviti su un piatto d'argento. Quindi è semplicemente un crash test. Detto ciò, Marte in Leone, Lilith in Leone, Plutone in Acquario già da 3 settimane sono quadrati al vostro favorevolissimo Giove in Toro, che praticamente vi porta una grande fortuna nei contatti, negli incontri, nei viaggi, negli spostamenti, nella comunicazione, negli esami, in tutto quello che è insegnamento, comunicazione, diffusione di notizie. C'è una grande fortuna e potrebbero arrivare quindi delle cose grosse e con Marte e Leone cercando di farcele entrare tutte vi potreste stressare, e anche quello, il Marte e Leone congiunto a Lilith opposto a Plutone, è anche quello l'errore che si potrebbe fare, non soltanto quello di voler dovinare, ma quello di imporre a voi stessi uno stress eccessivo per le occasioni che si stanno prospettando, no? Cioè voi sentite un grande desiderio di espansione, vorreste farci entrare tutto, ma dovete fare una selezione perché c'è Saturno, quindi gli sprechi, gli eccessi, selezionate il meglio, tenete il meglio e lasciate andare il piccolo. Detto ciò, il 1° giugno ci sarà una croce fissa perfetta perché ci sarà, oltre a questi pianeti in Toro, in Leone e in Acquario, anche la Luna in Scorpione. Quindi quelle 36 ore tra il 1° e il 2 giugno, che ovviamente, siccome non siamo tutti uguali, possono essere percepite nell'ambito di questa settimana, qualche giorno prima e anche qualche giorno dopo, a seconda del rapporto che si ha con le manifestazioni della Luna, quella è una chiave che è un momento, no, di stasi, un fermo immagine dell'universo che appunto con quella croce di segni fissi ci fa capire quali sono le cose che hanno l'energia per concretizzarsi, no? Che hanno la fissità, la stabilità, e quelle che possono scricchiolare, non darci certezze, quindi che vanno lasciate nel passato, nel mare magnum della vita. Quindi
sapendo questa energia, magari tenendo un diario, cioè perché sarà tanta l'energia che si muove, cercando di mettere ordine ai pensieri, tra pensieri e realtà, si arriverà a una quadra. Quindi cari amici, fatemi sapere come vanno le cose, cercherò di leggervi e di rispondervi anche nel prossimo video. Intanto è uscito anche il video di Gioventoro che spero vi sia utile, previsioni fino al 2024, lo trovate nel canale prima di questo. Io vi mando un bacio grandissimo, grazie per essere stati con me anche questa settimana, scusatemi se il video è uscito con 24 ore di ritardo circa, ma è stata la settimana del mio compleanno e quindi c'erano tante cose da fare. Io vi chiedo scusa e grazie a tutti quelli che si sono ricordati anche di farmi gli auguri, perché siete stati veramente gentilissimi. Un bacio grande, immenso, buona settimana a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.